tutti, oggi parleremo della nostra torba bionda acida di Sfagno. Volevo fare un attimo un'etimologia del nome. Bionda deriva dal fatto della colorazione molto chiara. Questo è un sintomo di qualità, soprattutto nella fase d'acquisto. Poi con il tempo la nostra torba tenderà a scurirsi e il fatto è del tutto normale. Si chiama di Sfagno perché appunto deriva dalla decomposizione di quest'ultimo. La nostra torba è un substrato privo di qualsiasi sostanza nutritiva. È proprio per questo motivo che le nostre piante carnivore hanno sviluppato il meccanismo di predazione degli insetti per la necessità della propria sopravvivenza. Vedremo ora le caratteristiche che deve avere una torba bionda acida di Sfagno di ottima qualità attraverso un sistema molto particolare ed esclusivo solo per voi, con una sorta di lavagna LIM di ultimissima generazione. Guardiamo. Ed eccoci qua con la nostra LIM di ultimissima generazione che va a comando vocale. Io indicherò la caratteristica che voglio sapere e questa mi apparirà sul nostro monitor 24.000 miliardi di pollici. Allora, vediamo un attimo. Che caratteristica ha di pH la nostra torba acida? Il pH si aggira fra i 3 e i 4,5, dunque sulla scala del nostro pH è un pH abbastanza acido. Quanta sostanza organica invece dovrà avere la nostra torba? Maggiore del 90%, quindi più ce n'è meglio è. Per quanto riguarda l'azoto invece, il quantitativo d'azoto non deve essere superiore all'1%, questo perché il necessario comunque non lo prelevano dalle radici come le comuni piante, ma tramite appunto questa speciazione di assorbimento fogliare e la cattura degli insetti. E questo indice invece che cosa significa? È una scala che va da H1 a H10 e indica il grado di decomposizione della nostra torba. In questo caso H1-H5 indica una torba giovane. Queste dunque sono le caratteristiche di una buona torba bionda acida di Sfagno. Ma la domanda che viene naturale porsi è: quanto dura la nostra torba? Essendo un materiale organico costantemente immerso nell'acqua, questo tenderà a decomporsi nel giro di pochi anni. Dunque la durata media di una torba di buona qualità è di 2-3 anni. Appunto, come dicevo, questa variante dipende molto dalla qualità della nostra torba. Ma come faccio a capire quando è il momento ideale per cambiare il mio substrato? Basterà annusare la parte inferiore del nostro vasetto. Se sentiremo un odore sgradevole di torba decomposta, di marcio, questo vuol dire che il nostro substrato deve essere rinvasato, deve essere cambiato il prima possibile.